business della nostra azienda è tutto quello che concerne la costruzione in metallo. Noi progettiamo, realizziamo e posiamo in opera ogni manufatto in acciaio. Operiamo con circa una quarantina di dipendenti. L'azienda nasce nel 73, all'inizio era una piccola azienda per cui il ruolo delle donne era minore naturalmente, ma nel corso degli anni, specialmente negli ultimi 10 anni, abbiamo puntato molto su questo perché ci crediamo. Io mi chiamo Elisabetta Paride, sono un architetto, lavoro qui come tecnico progettista responsabile di commessa e in più ho il ruolo di coordinamento dell'ufficio tecnico e quindi coordino i miei colleghi e l'interfaccia che noi tecnici abbiamo con le officine, quindi capi reparto e le lavorazioni connesse alle commesse. Facciamo la struttura, la mandiamo là, facciamo le staffe, vediamo la posizione delle staffe e poi le faccio. Qui quello che è più singolare è che ci sono tante donne in campo, in questo caso in cantiere, e mi piaceva questo, cioè non c'è questa discriminazione. Io mi chiamo Moscaritolo Raffaella, lavoro in questa azienda da 23 anni, dall'85, e ho il compito di fare tutta la contabilità aziendale. Da 71, da 211 e 200. Sono molto autonoma, 100%, ma nel vero senso della parola, cioè io entro nel mio ufficio, faccio il mio lavoro, vado via, metto al corrente il mio datore di lavoro. Qui non c'è più niente, allora vuol dire che è I direttori ufficio acquisti, contabilità, direttori di cantiere sono donne, non è un caso, noi ci contiamo molto perché sono precise, puntuali e ci si può fare affidamento. Io sono Silvia Leone, mi occupo in principal modo dell'approvvigionamento, dell'acquisto dei materiali e dell'organizzazione. Ho una figlia di 6 anni e insomma da quando è nata lei non lavoro più a tempo pieno perché lavoro a part time, in genere io alle 4 alle 5 del pomeriggio al massimo lascio l'ufficio, però comunque riesco nonostante tutto a conciliare il lavoro che facevo prima con le esigenze familiari. Sto andando in cantiere perché devo verificare delle misure e contestualmente vado a parlare con il posatore che segue le opere. Il nostro ambiente è un ambiente prettamente maschile, se parliamo di cantieri e anche officine a volte. È difficile accettare ordini da una donna. Ma poi quando le capacità effettivamente vengono fuori i problemi si annullano. Vabbè, ti ho fatto anche questo, che è quello che va all'esterno, più o meno. Sono project manager dell'ufficio tecnico e responsabile di cantiere. Vediamo anche che vengono a fare i colloqui, si propongono per questo lavoro sempre più donne. Il pregiudizio c'è, sicuramente c'è perché quando noi arriviamo in cantiere, quando iniziamo il nostro lavoro, allora il capocantiere, l'operaio, si vede davanti una donna, per lo più tante volte giovane. Loro ovviamente partono dal presupposto che tu non sia competente, non sappia fare il tuo lavoro. E dobbiamo mantenere la medesima struttura, il montante per piatto che scende E la partizione in orizzontale rimane la stessa. Rimane la stessa. Però poi dopo, quando vedono che comunque noi siamo lì per collaborare, non per metterci in cattedra, allora si instaura un buon rapporto. 1040, sì, dal piano pavimento finito. L'importante è riuscire a trovare un proprio modo di approcciarsi con loro, con la giusta umiltà ma il giusto polso. Il cantiere per me è il contatto diretto con quello che noi produciamo, realizziamo e pensiamo. A me personalmente piace proprio perché ho il riscontro oggettivo e concreto della mia attività lavorativa. Lavorazioni? Che punto sono? Allora io sto tagliando le staffe, stiamo facendo la prova sul centro di lavoro. Le ASL riesci a farle da 13? Da 13 come abbiamo detto. Generalmente nel nostro settore si ha un po' difficoltà ad affidare ruoli tecnici specifici alle donne.
sbagliato per quel che mi riguarda, perché le donne hanno attitudine e sono molto capaci. In effetti poi i risultati ci sono, siamo forse più precise, più costanti, ci impegniamo di più, forse proprio per dimostrare che siamo in grado di farlo. Rispetto magari agli uomini è proprio perché è più determinata, riesce a fare delle cose anche magari più immediate. Per cui andrebbero incoraggiate. Elisabetta speaking. Find you? Did you receive the drawings I sent you yesterday? Ogni tecnico è responsabile totalmente, integralmente di una commessa, quindi di un cantiere, e lo segue dalla fase di progettazione, produzione, installazione, collaudo, tutto. Attualmente poi con il nuovo mercato che stiamo esplorando, quello degli Stati Uniti, c'è la possibilità di seguire cantieri all'estero, vedere come lavorano. Ok, so that's all. In un'azienda come la nostra l'uomo o la donna giusta al posto giusto è essenziale. Non abbiamo pregiudizi, il fatto che si lavori con uomini o con donne indistintamente aumenta il nostro raggio di azione, di ricerca, questo ci rende più competitivi.